Buongiorno a tutti, anno nuovo, stagione nuova in arrivo ed ecco quindi il miglior video, miglior forcella dell'anno. Oggi voglio analizzare qual è la miglior forcella tra i modelli a disposizione sul mercato nel 2022 in maniera che possiate decidere cosa fa al caso vostro per l'intero anno di riding, evitando di andare in giro tutta la stagione con la forcella sbagliata. La miglior forcella del 2022. Cosa dovremmo comprare quest'anno? 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 42, 4 e 8. Qual è la migliore? Inizio richiamando qual è stato il dettaglio tecnico più importante nel video Miglior Forcella 2021, video che potete trovare qui sul mio canale. Se non l'avete visto, dateci una bella guardata, molto interessante. L'anno scorso sono andato davvero molto nel tecnico parlando di struttura e ho sottolineato come la struttura era il dettaglio tecnico più importante per una forcella da primato. Non a caso il titolo di miglior forcella 2021 è andata proprio per la qualità della struttura alla Dorado 36 RRT, la miglior forcella doppia piastra custom a stelo rovesciato su piazza, direi, nativa per il downhill e grazie alle modifiche RRT altamente performante anche per uso enduro ed e-bike, in questo caso 170 da enduro. Un altro anno è passato oggi e che cosa è cambiato dal 2021? Direi poco. La struttura continua a essere il dettaglio più importante anche per la forcella 2022. Con questa sentenza non voglio dire che un'ottima idraulica e una buona molla, pneumatica o elicoidale che sia, siano componenti non importanti, anzi, sicuramente senza il pacchetto completo non si può ottenere una forcella da sogno, ma se con una buona struttura si possono avere ottimi risultati anche con idrauliche molle mediocri, so per certo che un'ottima idraulica e un'ottima molla installati dentro una struttura che fa pena non daranno mai buoni risultati. Per il 2022 quindi potrei anche riassegnare il titolo alla Dorado 36 RRT Custom come forcella migliore da enduro e bike DH, ma quest'anno ho deciso di assegnare il titolo a una forcella completamente di serie, dimenticandosi questa che è un RRT Custom. Voglio anche darlo a una monopiastra quest'anno, questa era una doppia piastra. In primis perché ci sono interessanti novità a riguardo, in secondo luogo perché voglio analizzare e porre a confronto solo prodotti completamente di serie, quindi senza le lavorazioni particolari come l'RRT che è Rulesman Race Treatment. Questa c'ha tutto che non è di serie, dalla piastra, l'idraulica dentro, piedino per il freno, bocco, le lavorazioni, ci sono mille cose che non fanno di questa forcella una forcella di serie. Quindi torniamo a noi. Cosa c'è nel 2022 a disposizione? Cosa possiamo scegliere? Quali sono i modelli, le marche? Io in giro vedo su piazza una prevalente riconferma dei soliti design. Sicuramente di forte presenza è il diametro cresciuto di qualche millimetro rispetto agli anni precedenti degli steli. Una crescita però che non si è ricordata che anche la piastra avrebbe dovuto essere ridisegnata in proporzione, quindi quest'anno ci sono le gambe giganti, ci sono le piastre più o meno sono rimaste quelle di prima. Nel 2022 vedo questo marketing insistente quindi di queste forcellone da enduro monopiastra prodotti da quasi 2,5 kg, ma con la piastra e la tecnologia a mio giudizio non tanto diverse da ciò che viene proposto da 10 anni a questa parte. Ultimamente ho anche notato una diversa qualità di costruzione rispetto agli anni scorsi, il che non significa per forza migliore. Lascio un'incognita sull'argomento. Insomma, nel 2022 vedo in giro una diffusa ma non totalitaria ripresentazione dei soliti concetti stili costruttivi che sono in giro da molti anni, direi. Tranne qualche chicca che ho scoperto da poco che probabilmente i miei follower più attenti hanno già notato. Ma facciamo un passo indietro. Perché la struttura è stata la cosa in più importante nel 2021 e perché lo è anche per il 2022. Perché proprio la struttura? Direi che è facile. La forcella telescopica, così si chiama in gergo tecnico, è composta da due tubi che scorrono uno
dentro l'altro. E ripeto, che scorrono. Questo movimento permette alla forcella di cambiare ciclicamente la sua altezza, accorciandosi sopra l'ostacolo e riallungandosi quando l'ostacolo è finito. Facile, no? Tutto ciò in maniera da mantenere ciò che sta sopra la forcella stabile nello spazio. Quindi sotto si muovono le ruote, in questo caso la ruota è una forcella anteriore, e noi sopra siamo belli fermi senza sentire colpi. Teoria esemplare, perfetta. Peccato che i due tubi che si muovono uno dentro l'altro, anche se costruiti con il massimo della tecnologia e qualità, inevitabilmente incorrono in difetti pratici che portano molte forcelle a funzionare male. Tra questi difetti cito la qualità dei materiali, sicuramente, seguita dal gioco di boccole stelo. Difatti, questo gioco deve essere ben progettato e ben prodotto, cosa abbastanza facile nella teoria, ma nella pratica poi è un po' discutibile. Difatti, se il gioco è troppo, cosa succede quando prendo la botta? Che la forcella punta, si incastra e non scorre. Chiaramente se è troppo poco, e ne ho preparata una per voi apposta con le boccole praticamente inchiodate, poi la forcella si inchioda, quindi questa qui ha le boccole dure, ha le boccole strette, troppo strette, mentre questa qui, in questo caso, le ha troppo lasche e quindi punta sulla botta. Entrambe danno male alle mani, non funzionano. Qui si parla di centesimi, non si parla di millimetri. Il problema è quello. Produrre di serie in catena di montaggio tolleranze meccaniche da primato, secondo me è compito assai arduo. Ecco perché è sempre esistito nel motocross il preparatore di sospensioni, quella figura che prende una singola forcella fatta in catena di montaggio tra 1000, la analizza e la porta al massimo del suo potenziale, correggendo le eventuali micro imperfezioni che la produzione di massa potrebbe anche portarsi dietro. Però questo qua è un altro discorso. Torniamo al discorso principale, al concetto, la struttura. Quest'anno, 2022, voglio 6 cose per la struttura ideale nella forcella numero 1 del 2022, ed eccole qua. Punto 1: qualità dei Punto 1, qualità dei materiali. Punto 2, voglio armonia di flessione. Punto 3, voglio le boccole perfette. Punto 4, allineamento. Punto 5, attrito basso. E infine l'ultimo, voglio il peso contenuto. Adesso li guardo e ve li spiego uno a uno. Qualità dei materiali. Punto 1. Che cosa significa? Voglio il top. Non prendo in considerazione le forcelle fatte con alluminio di qualità non eccelsa, ovvero quei materiali atti solo a far risparmiare chi li produce, a discapito però della performance finale. Sulla mia forcella io voglio Ergal 7075 T6, titanio e o carbonio di prima qualità. Le anodizzature devono essere di tipo duro, considerato che purtroppo nelle bici per risparmiare peso non possiamo usare per esempio gli steli in acciaio cromato duro, 440C o quello che sia, come nelle moto da cross. Ecco qui cosa significa qualità dei materiali. Punto 2, l'armonia di flessione. Voglio armonia tra piastra e gambe. Questo significa costruire una forcella con steli giganti e ancorarla a una piastra microscopica sottodimensionata o comunque più piccola rispetto agli steli è un progetto che non mi piace molto. Difatti, come ho spiegato nel video l'anno scorso Miglior Forcella 2021, la forcella è sempre da intendere come una mensola a sbalzo. Eccola qua.
mensola a sbalzo con singolo punto di vincolo dove il carico è concentrato nella sua estremità, cioè sull'asse della ruota. Quindi questa è la nostra forcella, questa è la piastra, va vista così, e questa è la ruota che prende i colpi. Quindi questa è l'armonia di flessione. Non deve essere troppo rigida in un punto ed essere non rigida in un altro punto, deve esserci un'armonia. Punto 3, le boccole perfette. Costruzione delle boccole qua è chiarissimo, è importantissima per la scorrevolezza globale. Non voglio, come dicevo prima, che le boccole siano lasche perché puntano e nemmeno che siano strette perché poi non scorrono. In giro ci sono un sacco di esperti nei forum che dicono che le boccole vanno allargate per far scorrere la forcella. Se tu allarghi le boccole, la forcella punta, non funziona. In giro effettivamente non c'è mai fine alla quantità di che si sentono in giro. Giusto per darvi una prova contraria, tutte le mie forcelle RRT hanno le boccole molto più strette delle forcelle di serie, ma se tu provi una RRT capisci quanto scorre e quindi poi inizierai a ricrederti rispetto alle forcelle con le boccole lasche. Ma è un altro discorso. Punto 4, l'allineamento. Cosa intendo? Voglio assolutamente che tutti i componenti interni della forcella siano allineati sui propri assi di lavoro, incluse le due coppie di boccole che devono essere perfettamente allineate sui binari paralleli. Cosa significa? Che se io ho una gamba qui e l'altra gamba qua, unite da una piastra, e poi hanno un asse sotto col mozzo, e questa è una forcella vista da di fronte, no? Chiaramente. E io ho le boccole, una qui, disegniamole in rosso, ho una boccola qua, una boccola qui, un'altra di qua, ne ho 4, no? Chiaramente. E queste boccole non sono allineate, magari sono un po' più larghe o più strette, chiaramente non funziona. Devono essere perfettamente allineati sui due binari paralleli equidistanti di lavoro. Qui storgo un po' il naso, perché finché ci portiamo dietro il terzo incomodo, cioè l'archetto, che è questo, sarà un po' difficile ottenere il risultato utopico. Ho tre costrittori di posizione in questa forcella, costrittori di posizione dei due binari, che sono la piastra sopra, l'archetto e l'asse sotto. Quindi finché ci portiamo dietro il terzo incomodo è difficile ottenere un parallelismo perfetto, ma sorvoliamo e andiamo avanti. Punto 5, attrito basso. Chiaramente voglio il miglior attrito possibile perché gli attriti tolgono trazione, contribuiscono a trasmettere colpi, sostanzialmente la forcella non funziona se ha un attrito. Siamo al punto ultimo, che è il 6, il peso. Facile, deve essere leggera, però voglio che i 5 punti da 1 a 5 siano ottenuti mantenendo un peso complessivo della forca, diciamo sotto i 2,2 kg, per una monopiastra da 29, enduro, bike, qualsiasi cosa deve andare bene. Adesso ho elencato i 6 punti della struttura ideale e solo ora posso elencare e andare avanti nell'analisi le caratteristiche ulteriori secondarie che compongono la forcella da primato, e sono 2, chiaramente. E sono, punto A, la molla, e punto B, idraulica. Cosa significa molla idraulica? Allora, punto 1, la molla. La molla, come sempre, io voglio una forcella a molla d'aria pneumatica, cioè voglio una forcella d'aria e non una forcella a molla. Questo perché la forcella a molla elicoidale di metallo pesa almeno 2 o 3 etti in più della forcella d'aria di pari caratteristiche. Il peso, un peso che secondo me è inutile portarsi dietro date le ottime performance che si ottengono dalle forcelle ad aria ben costruite del giorno d'oggi. Sostengo con certezza questa tesi, visto che sono anni che non ho mai ottenuto né registrato con i test pratici e i macchinari che ho qua nessun benefit a usare forcelle a molla rispetto a quelle ad aria se sono ad aria di qualità. Va considerato infatti che con i grossi volumi nelle forcelle ad aria che ritroviamo al giorno d'oggi non si hanno sostanzialmente i problemi visti e rivisti che possiamo avere, anzi abbiamo, negli ammortizzatori ad aria classici. Questo però è un altro discorso e se vi interessa l'argomento andate qui a vedere il video aria contro molla sul mio canale. Quindi, come deve essere la molla dell'aria nella forcella perfetta 2022? La gamma dell'aria deve essere progressiva, lineare, con
un po' di progressione logaritmica nell'ultimo terzo se necessario. Cosa significa? Significa che deve essere forza e centimetri di corsa progressiva lineare, così parte, va su, va su, va su, a un certo punto leggermente potrebbe anche aumentare un po' la progressione in maniera logaritmica nell'ultimo, diciamo nell'ultimo terzo. Questo è il punto di bottom out. Sì, più o meno da un po' più di metà in avanti può anche essere un po' più logaritmica. Questa gamba riproduce il grafico di una forcella molla, quindi deve avere partenza da zero e deve essere lineare fino in fondo corsa. Chiaramente questo ci pone qui al sag, in questo punto, che una posizione che è fluttuante tra una corsa negativa, che serve per copiare gli avvallamenti quando la forcella deve stendersi, quindi la trazione ce l'ho sempre, e poi c'è una corsa positiva invece che serve per passare sopra gli ostacoli che la forcella userà in compressione quando serve. Per tenere gli attriti bassi e per evitare che si verifichi un eccessivo aumento di pressione per compressione adiabatica durante gli eventi ad alta velocità di stelo, ritengo opportuno usare solo camere d'aria grandi, con grandi pistoni e basse pressioni di gonfiaggio. Escludo quindi dalla mia visione di forcella perfetta 2022 e oltre qualunque forcella con piccoli pistoni d'aria, alte pressioni di utilizzo e che hanno cartucce dell'aria all'interno della gamma dell'aria. Se volete approfondire l'argomento sull'aumento esponenziale di pressione per compressione adiabatica per alte velocità di stelo che avviene nelle forcelle e soprattutto negli ammortizzatori ad aria, guardatevi Aria contro Molla e comunque studiate l'argomento sui test di fisica. In maniera più sbrigativa, se preferite, prendete per buono quello che ho studiato per voi negli anni, così andate più in bici e state meno sui libri. La morale è una sola: le forcelle vanno bene ad aria, gli ammo vanno a molla. Punto numero 2, l'idraulica. Oggi mi viene da ridere perché è di moda avere l'idraulica all'ultimo grido, come se questo bastasse per trasformare la forcella più scadente nell'oro del Kuwait. Mi chiamano in molti e mi chiedono se fanno bene a upgradare la loro forcella con la cartuccia all'ultimo grido. Vorrei che vi entrasse in testa che l'idraulica è inutile senza una struttura di qualità. Non a caso è mezz'ora che parlo di struttura e solo adesso, che siamo alla fine, sto parlando di idraulica. Do per buono di aver trovato un'ottima struttura, ma la miglior forcella 2022, cosa deve avere come idraulica? Come deve essere questa idraulica? Sicuramente a cartuccia chiusa, senza tante cose inutili, pommelli placebo che creano solo problemi a chi li regola e ci fanno spendere giornate a smanettare registri rovinando la nostra felicità ed esistenza. Il ritorno, se ben progettato, può anche essere a un solo registro e stessa cosa vale per le compressioni. Perché la cartuccia deve essere chiusa? E perché è preferibile a quella aperta? Perché questa permette di utilizzare il corretto olio meccanico all'intorno di essa, quindi all'interno delle boccole, invece dell'olio idraulico che c'è all'interno della cartuccia, che si sa non è proprio il più adatto a gestire lo sfregamento e questi carici meccanici tra boccola e stelo. So già che molti mi chiederanno perché metto l'idraulica all'ultimo posto nelle forcelle. Per spiegarvelo prendo proprio in causa gli ammortizzatori. Gli ammortizzatori sono sistemi che lavorano sul proprio asse di lavoro. Non importa che se io nella bicicletta lo metto così, lo metto cosà o lo metto così. Sono sempre compressi tra un lato e l'altro. E questo sistema però lavora in leva. È un sistema sfavorevole contro di essi, li pone in una grossa difficoltà nella gestione della ruota che percorre di solito 3 volte la corsa di loro stessi. Facciamo un esempio. Se io ho un telaio con una ruota posteriore, un carro, un triangolo anteriore, un ammortizzatore infilato qui da qualche parte, la ruota si muoverà di 150 mm di norma, mentre l'ammortizzatore si muoverà di 50 mm. Quindi abbiamo questo rapporto di leva, cioè abbiamo un rapporto che è 3 sta a 1. Quindi è molto difficile gestire
questa ruota da parte del mono. Ecco per te, sì, ecco perché negli amo ci va bassa isteresi ed alto controllo idraulico. L'isteresi che cos'è? Va vista, per chi non è l'ingegnere o tecnico del settore, come un sovramovimento incontrollato dell'ammortizzatore, chiaramente amplificato 3 volte dal rapporto di leva all'asse della ruota. È un po' come avere un gioco nei cuscinetti, avere una ruota che è appesa, che se ne va in giro senza controllo. Io non lo voglio il non controllo, io voglio che tutto sia stabile. Nella forcella invece, che è messa qui, con la ruota davanti, se l'asse della ruota si muove su e giù 150, la forcella si muoverà a 150. Pertanto il rapporto è 1 a 1, a differenza del mono che è 3 a 1. Quindi qua è completamente diverso. La forcella non ha la leva, non c'è rapporto di leva e non esiste. E questo 1 a 1, in questo sistema è molto facile gestire e controllare il movimento dell'asse ruota da parte dell'idraulica, però allo stesso tempo, e contrariamente agli ammo, le forcelle prendono solo e sempre tutte le botte fuori dal proprio asse di lavoro. Difatti, mentre io vado in bicicletta, le botte arrivano da di qua e me la vogliono flettere e piegare indietro, oppure atterro da un salto, arrivano da sotto, me la vogliono flettere e piegare verso l'alto. Gli ammortizzatori invece non c'è nulla che li vuole flettere. Gli ammortizzatori, se sono installati così, vengono schiacciati in verticale. Chiaro, se il telaio fa schifo e flette gli ammortizzatori è un altro discorso, ma tecnicamente questi sono nati per lavorare in asse, mentre le forcelle sono nate per lavorare in flessione. Quindi una forcella che flette per tutto il tempo ha necessità di una struttura molto molto dura, mentre l'idraulica arriva dopo nella scala dei valori. Ricapitolando, siamo alla fine. Struttura, qualità dei materiali, armonia di flessione, boccole perfette, allineamento super, basso attrito, un bel peso di 2,2 kg. Poi ci mettiamo dentro componenti complementari che sono una buona molla ad aria e una buona idraulica. Adesso ho visto i componenti fondamentali e voglio elencarvi le caratteristiche irrilevanti per la scelta della miglior forcella 22 che spesso ci fanno prendere qualcosa di sbagliato. Quindi, quali sono le cose irrilevanti per la forcella 2022? Le scrivo in rosso così vi rimangono un po' più in testa. Iniziamo sicuramente con il più ovvio, il colore. Perché è irrilevante il colore? Adesso ve lo spiego. Poi abbiamo altre cose, ma iniziamo con questa. Il colore non aumenta né diminuisce la prestazione di una forcella. Se c'è un bel colore, sicuramente siamo appagati. Però per questo è pieno di artisti, di aerografisti, di carrozzieri, di gente che può cambiare il tuo colore in un secondo tempo. Però se noi compriamo un prodotto scadente dentro all'inizio, resterà scadente anche se è appagante per l'occhio. Quindi, usando il classico detto dei nonni, l'abito non fa il monaco. Punto numero 2, io ci metto la marca. È rilevante la marca. Una certa marca A non significa per forza qualità, mentre la B per forza prodotti scadenti. Le cose vanno valutate e testate. Qualsiasi marca può fare un prodotto valido, che funziona egregiamente, o un prodotto che fa veramente pena. Punto 3. Chi la usa? È rilevante se un determinato pro o campione o youtuber, personaggio famoso, usa una certa forcella, altresì rilevante se vedo la forcella A, B o C, o meno su qualche rivista. Non dimentichiamoci dell'ennesimo detto: a cavallo nato non si guarda in bocca. Quindi io diffiderei da chi riceve materiale gratis pure dietro un compenso per usarlo. Ci sono chance che ne parlerà sempre bene, perché il suo lavoro è proprio parlare bene dei prodotti che gli danno. Ovvio, no? E infine il punto più forte: il costo. Nell'ottica della pura performance, il costo non deve essere mai valutato, perché in meccanica e in produzione industriale l'alta qualità viaggia di norma a costi elevati.
Negli anni ho notato che spendere una volta bene ci fa sicuramente spendere meno alla lunga, perché una forcella ottima, ad esempio questa che è un 2010, è ottima per molti anni, mentre una forcella scadente ci porterà a cambiarla a breve diverse volte, perché magari ne prendiamo un'altra scadente dopo una scadente, e infine spenderemo più soldi di quanto non si sarebbe speso prendendo una sola volta la miglior forcella. Anche qua il detto dei nonni numero 1: chi più spende, meno spende. Sono alla fine dell'argomento. Qual è la miglior forcella 2022? La miglior forcella è quella che si avvicina di più ai miei punti tecnici, requisiti difficili che ho appena elencato. La cruda e triste verità, purtroppo, è che esistono pochissime forcelle di serie quest'anno 2022 che soddisfano alla lettera tutti i miei requisiti tecnici. La struttura migliore in circolazione è quella che ha una grossa piastra, sì, ha una grossa piastra, sicuro, capace di gestire il grosso momento che si crea, che è questo. Comunque anche con un'analisi FEM si può capire meglio, questo è il punto di fulcro. Comunque, quella che riesce a gestire meglio questa situazione. In concomitanza alla piastra, verificate anche che abbia un tubo sterzo bello spesso, perché il tubo sterzo è parte facente del punto di vincolo. Quindi quando tagliate qualche tubo sterzo, tipo questo, non gettatelo subito. Guardate le dimensioni, fate caso quanta forza serve per tagliarlo. Nella stessa giornata, se fate un paio di forcelle con lo stesso seghetto, stessa lama, si capisce subito se uno è materiale molle o materiale duro. Basta veramente poco per capire cosa si ha nelle mani. Questi sono due tubi sterzi di due marche diverse, c'è una diversità disumana di spessore e quindi poi di qualità e di durezza. Non servono strumentazioni, basta veramente poco per rendersi conto. Dovete anche verificare se la piastra, le gambe, gli steli sono fatte di serie 6000 di alluminio o del classico Ergal 7075, o se sono stampati o ricavati dal pieno, con quale tipo di anodizzatura. Queste informazioni di solito sono indicate dai costruttori. Se qualche produttore nasconde il come i suoi prodotti sono costruiti, io inizierei ad avere qualche dubbio. Andando sempre ad analizzare la struttura, ci sono sostanzialmente oggi due tipi di forcelle telescopiche, e qui riprendo i miei bei tubi. Una con tubi grossi femmina attaccati alla piastra, questa è la piastra, e una con tubi piccoli sotto, questa è la forcella a selo rovesciato. E poi ce n'è un altro tipo opposta che ha i tubi piccoli attaccati alla piastra ed ha dei tubi femmina che gli scorrono attorno, che si chiama forcella tradizionale. Cosa cambia tra la forcella tradizionale e la forcella a stelo rovesciato? Beh, chiaramente la tecnologia delle costruzioni ci spiega che la mensola semplice infulcrata in punto di vincolo qui ha bisogno di essere più resistente qui, cioè qua, cioè nel punto di vincolo. Quindi sicuramente tra le due tipologie di forcelle, questa e questa, la migliore è quella che ha il tubo grosso attaccato in piastra, cioè lo stelo rovesciato. Tra l'altro lo stelo rovesciato ha un vantaggio, quello di non avere ciò che io chiamo il terzo incomodo, cioè l'archetto, e non avere l'archetto permette di diminuire la chance di non avere il tutto allineato. Infatti se io ho due gambe nella forcella, una piastra che la tiene e un asse della ruota sotto con dei tubi che scorrono uno dentro l'altro, è chiaro che se io li lego a metà con un qualcosa, se questa costruzione avesse dei centesimi di sbaglio di produzione, ci sarebbero queste gambe forzate a lavorare in una posizione spaziale non consona per dare il minimo degli attriti. Mentre se io elimino completamente questo, è molto più facile far andare parallele le due gambe. Alcune forcelle tradizionali, quindi con l'archetto, sono dotate di un perno flottante, possiamo gestire questa larghezza. Sicuramente limita la problematica, però non sempre purtroppo si riesce ad avere tutto perfettamente allineato. In meccanica è facile far passare una retta per due punti, quindi 1, 2, ma è difficile farla passare per 1, 2, 3.
La forcella a stelo rovesciato inoltre permette di avere una più ampia distanza tra le due boccole, quindi se questa è la forcella a stelo rovesciato, le boccole saranno una qua e una qua, e questo è il bushing overlap, cioè la distanza tra le boccole. Queste a stelo rovesciato ne hanno di solito di più, e questo diminuisce ad avere il carico sulla boccola inferiore, che aumenta la scorrevolezza. Questa è fisica, non entro nel dettaglio. Se vi interessa un pochino di più, senza andare troppo a roba di scienziati, andate a vedervi il video 2021 che ho parlato tanto di questo concetto. Le forcelle a stelo rovesciato, fatte così quindi, hanno anche le boccole che sono costantemente lubrificate perché l'olio va in basso, mentre quella tradizionale l'olio se ne va in fondo alla gamba. Altro vantaggio del rovesciato. Adesso concludo facendo un po' di chiarezza sul diffuso ed errato preconcetto che lo stelo rovesciato non va bene per curvare data la sua minore rigidità torsionale. Questo è completamente sbagliato, è privo di fondamenti, e non a caso lo stelo rovesciato è stato selezionato nel settore moto come la miglior forcella, numero 1 in assoluto, da circa 30 anni e più, dal 90. Da lì il 100% dei veicoli di top di gamma, Honda, Yamaha, Suzuki, chi ne voglia ne metta, tutte usano stelo rovesciato. Nelle mountain bike, tornando a noi, purtroppo è diffuso questo errato pensiero un pensiero che giudica solamente la rigidità torsionale di una forcella, dimenticandosi però della rigidità fronte-retro. Qui casca il disinformato, o in parole più belle, casca l'asino. Quando si va in bicicletta, la totalità degli urti avviene così o così, cioè avviene nella direzione di moto, chiamiamo sull'asse. Questi sono urti difficili da gestire. Ecco perché proprio questa rigidità fronte-retro o basso o per così, la cosa più importante in una forcella. Al contempo però la rigidità torsionale, quindi questa, va progettata lasciando una calcolata condiscendenza di torsione che permette alla forca di plasmarsi meglio sugli ostacoli traversi senza dare sbacchettate nervose al manubrio, proprio come quelle che alcune forcelle tradizionali danno in maniera più rilevante rispetto a quelle rovesciate. La forcella tradizionale, che molti decantano come migliore, ha dunque meno rigidità nel fronte retro, dove serve, e più rigidità nella torsione, dove non serve. Quella a stelo rovesciato, invece, che decanto io, al contrario della tradizionale, ha più rigidità nel fronte retro dove serve ed è più accondiscendente nella torsione, per non mandarci fuori linea quando prendiamo quegli ostacoli di traverso. Questa era la grossa differenza sostanziale tra le due forcelle, e sinceramente i sorrisi che mi regalano lo stile rovesciato quando vado in bici, le tradizionali difficilmente mi danno. È tutto per oggi, vi ho dato abbastanza elementi per scegliere da soli qual è la miglior forcella 2022, mi raccomando, don't believe the hype, buona ricerca, ciao.